con voi direttamente dall'Italia Fulvio e dagli Stati Uniti Piero. Con viaggio tra cibo, curiosità, attualità e costume, per scoprire insieme come vivere al meglio tra la cultura europea e lo spirito americano. Pronti a unire gusto, salute e risparmio? Allora restate con noi perché Smart & Healthy sta per iniziare. Benvenuti cari amici di Smart & Healthy, qui siamo in trepida attesa. Ciao Piero. Buongiorno caro. In trepida attesa di parlare e di affrontare gli argomenti di oggi e insomma siamo qui, vedi come si diceva sempre, come abbiamo sempre detto, non avremo problemi nei prossimi 4 anni per no, decisamente non avremo mancanza di argomenti, questo lo possiamo dire forte e chiaro, perché il caro buon vecchio Donald ci dà, mentre Elon si è un po' calmato per ora, per adesso, perché ha capito che te sta prendendo sode, decisamente sì. Va bene, sì, abbia capito, ma il vecchio Donald invece gliene sta dando secche e noi siamo contenti, perché così almeno abbiamo qualcosa di cui parlare. Esatto, decisamente. Allora, oggi partiamo da un vecchio film di quando noi siamo a Pischellini. Ti dice niente il titolo Una poltrona per due? Porca miseria, film che va, che viene, che poi non è un film di Natale, anche se si svolge, si è ambientato anche durante il Natale, durante il periodo natalizio, con Dan Aykroyd ed Eddie Murphy, che rivoga ogni anno Italia 1. Non solo, è diventata talmente cult questa ricorrenza che ci sono sui social delle pagine, per esempio su Facebook, che parlano di una poltrona per due, e a inizio anno fanno il conto alla rovescia, il countdown a meno 240 giorni a una poltrona per due, perché sanno che ogni anno è un film. Ora andiamo a cercare, non mi ricordo neanche l'anno in cui uscì, però è un film che parla di borsa, dove ci sono dei video a giro su internet che spiegano un po' quello che succede a livello di borsa, di transazioni economiche, e che però suscita sempre l'interesse, nonostante cioè passano gli anni, ma quel film rimane sempre. Poi vabbè, esatto. È un film leggero comunque alla fine, che è un film godibile, anche da tenere di sottofondo, devo dire. Insomma, c'è una compagnia. È piacevole averlo. Esatto, uno lo mette il 24 di dicembre e lo tiene di sottofondo mentre mangia. Esatto. Ma allora, perché sono partito da qua oggi? Per il semplice motivo che quello che sta succedendo in questo periodo è l'equivalente esatto del finale una poltrona per due. Ma quindi Donald è uno dei due fratelli Randolph? Bravo, vedi che hai capito esattamente dove volevo arrivare? Ebbene sì, perché? Allora, mettiamo come tema della puntata giochiamo al gioco dei ricchi, ok? Il titolo dell'episodio sarà il titolo ufficiale della puntata sarà giochiamo al gioco dei ricchi. Vabbè, d'accordo. Ok? Allora, partiamo da quello che si diceva un po' anche nella scorsa puntata, ovvero non vi fidate troppo di quanto viene riportato dalle news, dai vari mezzi di informazione, che siano telegiornali, radiogiornali e quant'altro. Perché dico questo? Perché fondamentalmente quello che giornali e radiogiornali stanno creando in questo momento è il panico. Sì, panico da disinformazione. Sì, allora chiamiamolo panico da disinformazione, nel senso che quello che tutti stanno dicendo e stanno proponendo all'incirca una settimana ormai, sì, perché oggi siamo al 9, quindi comunque sì, diciamo dal 3 in poi, sì, è il
da inizio mese è il fatto che i mercati stanno crollando, tutti perderanno tutto ciò che è i propri risparmi, tutto quello che sta succedendo peggiorerà sempre di più, quindi sempre più negatività, sempre più instighiamo nella gente la paura di quello che sta succedendo, per fare in modo che presi dal panico coloro che hanno azioni in borsa siano tentati di venderle immediatamente prima di perderci ancora di più. Beh, giusto? Sì. Infatti, ritornando, insomma, prendendo ad esempio una poltrona per due, alla fine aspettano che crolli il valore del mercato delle arance, parte sapendo, loro sanno, spoiler, però ho scoperto che il film penso che ormai tutti l'abbiano visto. No, secondo me dopo un anno che un film è uscito in televisione, non al cinema, in televisione non si può più parlare di spoiler, non mi interessa, esatto. Dopo un anno che è uscito in televisione, dai. Comunque il 19 gennaio dell'84 è uscito il film, quindi io avevo un anno. E lo conosce a memoria praticamente quel film. Non avevi 11-12, però vabbè. Io ne avevo 9, ma non facciamo 9-10, vabbè, 9-10, sì, ma vado anche per millesimo. E loro avevano questo rapporto e che scambiano, perché loro perché vincono? Perché loro sanno già come è andato il raccolto e dicono e comunicano, perché non lo comunicano loro, però nel rapporto che prendono, che sostituiscono e che vanno insomma, si ritrovano i gemelli Randolph, cioè gli antagonisti, è quello sbagliato, loro vincono perché sanno, in questo caso si parla di spoiler, perché loro sanno già che è stato un buon raccolto, quindi anche se dopo loro fanno in modo che venga venduto tutto per acquistare a un prezzo bassissimo. Ecco perché ci guadagnano. Ed è proprio questo quello che sta succedendo in questo momento. Quindi stanno vendendo le azioni, ma si parla solo di azioni o anche di criptovalute? Al momento si parla solo di azioni, ma di conseguenza anche le criptovalute, stavo guardando prima di collegarci, che non stanno andando assolutamente bene. Questo è quello che sta succedendo in questo momento. Quindi non siamo esperti di economia, quindi non vogliamo darvi consigli, ma aspettate a andare nel panico. Aspettate. Ma ancora di più, ti dirò anche di più, come giustamente hai detto te, non siamo esperti di economia, ma quello che mi sentirei di fare io personalmente, se avessi azioni in borsa, non solo di tenermene, ma di aumentarne il numero. Sì. Certo, se si può. Di aumentarne il numero, perché a questo punto le pagherei ancora meno. Non solo, poi i prezzi. E poi i prezzi saliranno. Non i prezzi, il valore. Il valore risalirà. Indoviniamo un po' come mai il caro buon vecchio Donald ha messo le tariffe a livello mondiale. Facciamoci due domande. Per far crollare la borsa. Fa crollare la borsa, permette a tutti coloro che hanno investito nella sua campagna di investire in titoli di borsa di qualsiasi genere a questo punto, non solo le singole azioni ma anche i fondi e varie altre tipologie di titoli a prezzi letteralmente stracciati, per poi far risalire la borsa. Certo, anche perché poi alla fine chi sta in campana piano anche gradualmente compra e riacquista delle azioni, delle criptovalute. Stavo guardando Bitcoin, sta avendo una leggera flessione, quindi insomma prima di vendere, perché insomma si sospetta, si presuppone il crollo, aspettate. Allora, l'idea potrebbe essere: non andiamo nel panico, meglio non fare niente, esatto, come stai dicendo te, non andiamo assolutamente nel panico,
perché comunque non solo il valore delle azioni risalirà, ma comunque probabilmente tenderà a scendere ancora un po' prima di risalire effettivamente. Quello che sto, tra virgolette, imparando da corsi e da informazioni che sto prendendo riguardo alla borsa è che è una cosa molto controintuitiva. No, ma certo, uno giustamente si aspetta di dire prendo le azioni quando sono, tra virgolette, in guadagno. No, non funziona proprio così. No, assolutamente non funziona proprio così. E soprattutto per chi comunque decide, o per chi ha titoli investiti e cose del genere, l'idea potrebbe essere, cioè, di avere quello che si chiama, bisogna definirlo come tale, quindi le contropalle, nel senso tanto sangue freddo e tanto pelo sullo stomaco. Calma e gesso, esatto. Calma e gesso, ragazzi. Non c'è da andare troppo nel panico. No, aspetta un attimo. Esatto. Sì, il discorso dei dazi mette, a parte che ci sono dei calcoli che non tornano, ma questo già no, vabbè, sai, dopo che ha messo i dazi ad un'isola abitata da pinguini non ci si può pensare, vabbè. Ci si può aspettare di tanto diverso, sì. Perché il discorso vale, perché alla fine qualcuno potrebbe dire sì, però se scendono ancora, sì, va bene, allora se crollano i titoli, le aziende chiudono, se crollassero. Allora, i titoli al 90%, i titoli andranno comunque ancora lì. Questo non aspettiamoci che dall'oggi al domani no, ci vorrà un mesetto, ma anche forse anche qualcosina in più probabilmente. Quello che di sicuro andranno a impattare le aziende probabilmente più piccoline. Le grosse aziende, diciamo quelle conosciute a livello mondiale e quant'altro, subiranno un contraccolpo, sì, di sicuro, ma non a livello di chiudo l'azienda completamente. Ci saranno delle aziende che purtroppo chiuderanno, quello sì, e questo è il danno maggiore. È un rischio, questo è un rischio che comunque allora, diciamo che i dazi, per quello che vuole fare lui, sono il suo successo e lo sta ampiamente dimostrando con questa situazione di borsa. Dall'altro lato sono un fallimento totale, perché come è già successo nelle scorse settimane e come a maggior ragione continuerà a succedere nelle prossime, è ovvio che per chi ha abbastanza visione a lungo termine, questi sono un'occasione non solo per isolare il mercato americano, ma per aprire la propria azienda a nuovi mercati. Di sicuro ci saranno delle ripercussioni, non sarà una cosa immediata, ma io sinceramente avessi un'azienda in uno qualsiasi paese al di fuori degli Stati Uniti, perché ormai, appunto, come si diceva prima, è riuscito a dare le tariffe all'isola dei pinguini, sì. Direi, ma sai che arrivederci Stati Uniti, io mi cerco degli altri mercati. Certo, certamente, né più né meno. E infatti quello che accadrà la delocalizzazione mi era uscito un po' così. La delocalizzazione avviene anche in senso opposto. Anzi, mi sembra assurdo, anche se poi, vabbè, non è così strano che lui inviti le aziende straniere a aprire negli Stati Uniti. Ma poi fondamentalmente questo è quello che ci si aspettava tutti avrebbe fatto, nel senso
lui sostanzialmente sta cercando con questo discorso di dire: io ti levo n parte delle tariffe, o no, tutta la tariffa no, non credo, che sarebbe addirittura ancora più insensato, però più assurdo. Ti levo parte della tariffa per poi fare in modo che te porti lavoro negli Stati Uniti, che è quello che interessa a me fondamentalmente, così posso passare per il bello della situazione per colui che ha riportato il lavoro negli Stati Uniti, ha fatto alzare il tasso di occupazione all'interno degli Stati Uniti. È un gioco molto rischioso, sì. Ma i paesi del nord Europa, della Scandinavia, che stanno boicottando gli Stati Uniti, i prodotti statunitensi, scusa. Beh, sai, quello, allora, intanto, premesso che fanno pienamente bene, perché lo farei anch'io, però, detto quello, dimmi. C'è un però. Bisogna stare attenti a dove vengano prodotte sia dallo zero, cioè le materie prime, al consumatore finale, perché certo, vado a pensare a delle bevande gassate famose, chiaro che la buona parte produzione, distribuzione, parte tutto dagli Stati Uniti, sia quella che veste Babbo Natale, sia quella blu, così non si fa nomi. Ok, però tutte e due partono dagli Stati Uniti. Allora, tutte e due partono dagli Stati Uniti, sì, è vero. Esistono delle valide alternative europee. No, anche italiane, cioè la Molecola, anche italiana, fatta a Torino, che non è male. Esiste una validissima alternativa, che è la Palestinian Cola, che è prodotta in Palestina. Sì, era, non si sa. Per ora. Quindi, nel senso, le alternative, quando si vogliono trovare, si trovano. È questo quello di cui lui non ha tenuto minimamente conto. No, certo. Per prendere due esempi classicissimi, perché è chiaro, quella blu che si sembra, quella con la P, va bene, quella che sponsorizzava Beckham, va bene, così almeno mettiamola così, esatto, quella che sponsorizzava Beckham ha soltanto quella e delle varianti, quelle senza zucchero, senza caffeina. Quell'altra, quella che veste Babbo Natale, quella che sponsorizza Babbo Natale, diciamo così, non ha soltanto quella, ha anche l'aranciata, la gazzosa, ma quante aranciate e quante gazzose buone, che non siano di quella marca lì, europee, anche italiane, perché io soprattutto l'aranciata amara le fa soltanto una, ho visto, ho questa sensazione, la fa soltanto una. Sì, anche io ho sempre visto la solita marca, non ho mai visto altro. No, l'aranciata amara la fa soltanto quella del Santo, così almeno non esatto. Così non nominiamo. No, è vero, sì, perché effettivamente non ho mai visto neanche io altre marche in giro nei supermercati che... Ma anche la gazzosa ci sono tante marche, quindi non c'è bisogno per forza di prendere quella. No, infatti è proprio quello il discorso che secondo me può favorire tanto l'Europa di per sé, perché fondamentalmente quello a cui nessuno effettivamente pensa mai è il fatto che l'Europa è comunque completamente indipendente. Sì, cioè perché sì. Dipende da che prodotto, da che tipo di prodotto, però sì, prendendo l'esempio delle bibite gassate è così. Il discorso delle birre, idem con patate, perché birre, carne, formaggi, verdure, non parliamo dei vini,
materie prime, vini, cioè anche superalcolici, perché poi fondamentalmente anche superalcolici, cioè, ma di cosa stiamo parlando? Il grano, sì, il grano, wow, sì. No, diciamo almeno di che si sta parlando? Almeno dal punto di vista alimentare, sì, assolutamente, almeno dal punto di vista alimentare. Dal punto di vista industriale bisognerebbe vedere, perché alcune componentistiche vengano sì dagli Stati Uniti oppure, ma sai, anzi la maggior parte viene dall'Asia, non è che... esatto, quindi sì, di che cosa si sta parlando? Qui ha fatto gioco al suicidio. Sì, ma non capisco perché. Perché fondamentalmente nella sua idea malata lui voleva, diciamo, fare in modo che gli americani diventassero essenziali per tutto. Quello di cui non si è reso conto minimamente è che in realtà gli americani non sono essenziali, perché tutti gli altri hanno tutto il resto, che peraltro viene importato anche negli Stati Uniti. Sì. Perché il buon vecchio Tim Cook dubito molto che sia contento del fatto che i chip per i computer li costeranno un po' di più. Computer, telefonini, tablet, quant'altro, È come il discorso sulla guerra in Ucraina, che in Ucraina ci sono le terre rare che servono per tutti i prodotti tecnologici. Cioè alla fine ha più interesse Trump ad avere l'Ucraina che l'Ucraina stessa avere l'indipendenza e avere cessare la guerra. Parliamo un attimo, perché comunque no, parlavo dal punto di vista economico, dal punto di vista vitale, sì, chiaro, gli ucraini vogliono che la guerra finisca, certamente, questo senza ombra di dubbio, non c'è neanche da parlarne, ma a livello economico, anche politico, chi è che ha più interesse a governare quelle zone? A governare? Di sicuro. Di sicuro, sì, no, quello, su questo ci sono dubbi. Più Donald e non so come si chiama Zelensky di nome. Credo Vladimir, anche lui, mi pare. Tutti Vladimir. Sì. Vladimir Zelensky, sì. Ora controllo. Nel senso, ci sono tante cose che se uno ragiona a bocce ferme. Allora, è una variante di Vladimir che è Volodymyr. Ah, ok. Una variante, sì. Però sì, in effetti almeno dal punto di vista agroalimentare, no, anche le renne rimangano in Canada, non vengano negli Stati Uniti. Esatto. No, forse l'Alaska. Sì, vabbè, ci sono comunque dei salmoni molto validi anche in Europa, quindi anche quello no. Da quel punto di vista lì. Ma scusami, una domanda, cioè allora io posso capire gli stati sono 50, va bene, gli Stati Uniti 50, ma stati come appunto l'Alaska, ma appunto anche le Hawaii, che sono isolate alla fine, cioè una è a nord nel ghiaccio, l'altra è nel mezzo del Pacifico, cioè alla fine quanto è l'influenza nazionale? Allora, più di quella che pensi, soprattutto per quello che riguarda secondo me la parte dell'Alaska, che nonostante sia parecchio a nord, nonostante sia per lo più un territorio inabitato, perché comunque ci sono alcune zone dell'Alaska in cui ci sono agglomerati abitativi, ma poi alla fine c'è un'unica città grossa che è Anchorage e il resto sono tutte comunque cittadine molto piccole. Ricordati che in Alaska ci passa il petrolio. Ok, no, allora è più le Hawaii sono una delle maggiori zone turistiche degli Stati Uniti. Va bene, d'accordo. Sì, però allora che hanno interesse nell'avere. È fine allo Stato stesso, cioè allo Stato Alaska per un verso e allo Stato Hawaii per un altro. Però sì, diciamo che è fine, anche lì si torna sempre sul solito discorso, che è fine al guadagno sostanzialmente.
Ah, beh, certo, sì, sì. Allora, stavo guardando Anchorage, quanti abitanti fa Anchorage? Beh, oddio, fa 400.000 abitanti Anchorage. Sì, ed è comunque la città più grossa dell'Alaska, quindi Sì, sì. non è che sia una cosa enorme alla fine. Ah no, per lo standard statunitense no, perché la città più piccola è 1 milione. Sì. È una cittadina, 1 milione. È qua, a livello di altre città è quasi un paesone, non si può nemmeno definire una città. È grossa quanto praticamente Alto Firenze. Sì, no, Abitanti. più o meno, per cui anche lì, nel senso, cerchiamo un attimino di fermarsi un attimo, bocce fermi, e dire no, aspetta, cosa sta succedendo qua? Perché? A proposito di bocce ferme, siamo arrivati al momento della pausa. Non avevo benché io dubbio. A proposito di bocce ferme, quindi vai, tra poco, si aggiorna. Breve pausa e torniamo tra poco. Eccoci, ben ritrovati, ben rientrati, rientriamo noi, ben ritrovati cari amici di Smart Energy, e stavamo parlando di ovviamente quello che sta accadendo che è accaduto negli scorsi giorni, tra dazi, non dazi, crolli di borsa, notizie economiche. Ultime perle del caro vecchio buon Donald, buon fino a un certo punto. Però vabbè, insomma. Allora, diciamo che ci ha dato l'ennesimo spunto anche per parlare non solo di risparmio e di soldi, ma anche per parlare a questo punto di gusto e di salute, perché per quanto il fatto di dover pagare di più prodotti che eventualmente vengono dagli Stati Uniti, se si vogliono comprare, perché a questo punto viene da dire ma vale veramente la pena farlo visto che bisogna spendere di più, diciamo abbiamo la possibilità anche di migliorare il gusto, perché fondamentalmente abbiamo la possibilità di prendere prodotti più gustosi, e la salute, perché abbiamo la possibilità di prendere prodotti più sani che non vengono necessariamente dagli Stati Uniti. No, esatto, ma non solo, perché ora farò una cosa, chiederò, visto che siamo siamo qui collegati ma abbiamo i computer sotto mano, voglio chiedere, mi fai a chat GPT, mi fai un elenco, Zanzara, di prodotti alimentari europei e statunitensi, virgola, creando. No, vabbè, così facciamo la generale, poi vediamo se andiamo. Fai un elenco generale, poi vediamo. Allora, senza levare. Allora, noi in Italia siamo molto fortunati perché il 90% della roba da mangiare è prodotta qui, dalle materie prime alla distribuzione, né più né meno, sì. Senza pensare a roba complicata, No, quello di sicuro, ma diciamo anche l'Europa in generale, perché poi fondamentalmente. Infatti volevo arrivarci, no? Cioè, mettiamo caso che voi non vogliate comprare prodotti italiani perché non siete patriottici, va bene? Dice no, io voglio roba francese, per dire. Beh, in Francia, anche se poi noi abbiamo roba simile, perché se voi prendete per esempio lo champagne, noi abbiamo lo spumante, il prosecco, vabbè, però insomma non voglio fare paragoni con la Francia, che, insomma, però se voi volete prendere il formaggio c'è il camembert, invece di prendere il camembert prendete il gorgonzola, che è un po' più cremoso, lo capisco, però è uguale, è simile, no, è uguale, no, però per esempio poi qualcuno potrebbe dirci ma non è la stessa cosa, no, infatti non si sta dicendo che è la stessa cosa, non pigliateci a bastonate. Assolutamente.
però ma è come per esempio la birra più famosa in Europa, più famosa è della Germania, ok? Uno dice birra, pensa subito alla Germania, ma se te pensi, in Italia abbiamo degli ottimi produttori artigianali di birra, Belgio, l'Olanda, in Olanda ci sono, ma anche l'Irlanda, la Scozia, ma anche se poi lì non è più comunità europea, d'accordo, ma anche la stessa, dipende che tipo di birra volete. Certo, se volete della birra tedesca dovete comprare la tedesca, ma ci sono delle valide alternative, anche perché qualcuno poi beve la Corona, nella Corona insomma non è questo il gran sapore non è birra, la Corona non è birra, voglio diventare impopolare, l'abbiamo detto, la Corona non è birra, però vabbè, a parte le battute, se noi andiamo allora facciamo un paragone, ok? Io ho la lista, ho fatto un elenco così veloce di prodotti europei statunitensi. Allora, dicevamo prima della bevanda, quella marrone che veste Babbo Natale e che veste Beckham, ok? A Torino hanno inventato la bevanda simile. Ogni supermercato discount ha creato la propria versione. Certo, non è lo stesso sapore identico, però se proprio per forza di cose, Dio mio, cioè è chiaro, questo non è un istigarvi a boicottare. Se volete bere, assolutamente, se volete bere la Coca-Cola, bevete la Coca-Cola, ma se vogliamo fare un discorso di consumare solo il made, no Piero, sono d'accordo, perché sei negli Stati Uniti e te devi consumare solo quello che viene prodotto negli Stati Uniti. Ma sai, io c'è determinate cose, come ti dicevo anche le altre volte, ho cominciato a farmele da me. Ora non sono ancora a livelli di farmi la Coca-Cola e cose del genere, però alcune cose ho già cominciato a farmele da me, proprio perché allora per esempio andiamo a fare un esempio più semplice. Allora, vabbè, a parte queste due bevande, ok, che poi dice vabbè, io voglio bere per forza Coca-Cola e beviamo solo Coca-Cola, benissimo, ma volete gli Oreo? In Italia molto meglio Ringo, in Italia ci sono della Pavesi, peraltro, bravo, esatto, ci sono i Ringo, ma io non dubito che ci sono anche dei biscotti fatti come diceva in Germania, anche simili, cioè ce ne sono, tanto per dirne una. Volete ecco, forse l'unica cosa sono gli M&M's, ma qualcosa di analogo sicuramente ci sarà. Ma volete per esempio, vabbè, in America c'è il cioccolato Hershey che non arriva, non so se arriva in Europa, forse nel Regno Unito. No, va bene, non è, per chi ci vede in video, Piero non gradisce quella cioccolata. Ma volete mettere il cioccolato Novi? Ma o il Ritter, cioè abbiamo la Svizzera la Lindt, ragazzi, la Milka. La Milka è americana. La Milka è americana? La Milka mi pare che sia ammanigliata con gli americani in qualche maniera. Vabbè, però abbiamo la Svizzera, c'ha cioccolata, la Ferrero, cioè ragazzi, dai, di cosa stiamo parlando? Ragazzi, ma anche solo la Nutella, che qui la paragonano al burro di noccioline, ma vabbè, non fatemi bestemmiare. Oggi potremmo mettere un sottotitolo. Il giochiamo a gioco dei ricchi, un Piero contrariato, molto contrariato. Però è un'idea, guarda. Ma per dire, allora ci sono, a parte vengano prodotti qui perché sono è roba fresca, reperibile, e non per esempio i donuts è l'idea perché non vengono importati dall'America, ma vogliamo levarci anche il concetto, vogliamo boicottare anche il concetto, c'è il frate, il bombolone, lasciamo che è decisamente meglio, però vabbè, il donuts a questo punto non è che viene portato, sennò viene non risecchito di più.
però insomma vogliamo boicottare le catene dei negozi, basta non andare nei fast food americani, quelli per antonomasia, che sono 2 famosissimi in tutto il mondo, basta non andare lì, basta non andare a prendere il caffè in una nel negozio della catena verde, cioè... esatto. Ragazzi, il caffè piuttosto fatelo con la moto, dai. Esatto, cioè, la maionese che in teoria ma fatevela a casa, no vabbè, la maionese c'è anche fatta in Francia, quindi no, non è quello il problema, ma c'è anche un'altra catena dei 5 ragazzi, chiamiamola così, che anche quella americana, che è aperto da poco a Firenze, io non ci sono mai stato, cioè ci sono tanti esatto, è quello che si diceva prima, no? Cioè, ha giocato un gioco che gli si ritorcerà contro in una maniera allucinante, e alla fine, a parte è vero, stavo per dire una cosa che ora te la dico, però purtroppo leggendo così, guardando un po' su internet, c'è un concetto ben diverso, ma allora la cosa volevo dire è: la pizza l'abbiamo inventata noi, però cari amici, questa è una notizia che vi sconvolgerà, gli americani, non Piero, perché Piero è italiano ovviamente, ma gli americani, una buona parte degli americani pensano che la vera pizza sia quella fatta negli Stati Uniti, l'originale. Questo poi ora qui mi verrebbe da fare una battuta, ma non la posso fare in radio perché sennò dopo ci censurano, ma dove ci censurano? Negli Stati Uniti. No, per la dire, ci censurano anche in Italia, quindi è meglio non farlo. Va bene, me lo dici dopo. Te lo dirò in privata sede, sì. Però il problema è questo. Gli americani pensano, e ci sono storie, ci sono aneddoti, che le fettuccine Alfredo siano state inventate in Italia. In Italia non esistono. Questo piatto su questo ti devo correggere, non è del tutto vero. Pensavo anch'io che non esistesse, e invece c'è. Non l'hanno inventato in Italia, l'hanno inventato in Italia. C'è una trattoria vicino a Roma dove fanno le fettuccine Alfredo originali. Però solo quella, perché poi il resto è solo quella, nel senso è rimasta, noi la conosciamo più come pasta con burro e parmigiano. Le fettuccine Alfredo originali sono quelle. Sì, ma le fettuccine, però quelle che fanno in America e pensa agli americani sono... No, quella è tutta un'altra cosa, non è quello, non è la ricetta originale. Ma gli statunitensi pensano che siano quelle. E no, che non è. Sì, che siamo d'accordo. Sì, lo so. Però nella realtà dei fatti sono state inventate in Italia. Me ne sono stupito anch'io, però è così. No, infatti, vabbè. Però la diffusione maggiore, infatti, sto guardando su Wikipedia, quindi non è fonte accreditata, ma abbastanza. La diffusione di Stati Uniti e Canada, non c'è Italia. È normale. Perché anche lì? Perché comunque nella maggior parte dei casi la salsa Alfredo, come la intendono qua, non è solo burro e parmigiano come dovrebbe essere nella realtà dei fatti, ma cominciano a metterci la panna, cominciano a metterci di tutto di più, pur di renderla più appetibile al gusto statunitense, che è praticamente inesistente. Mi cascano le braccia. Purtroppo è così, però. Sì. Vabbè, sì. Perché ti devo dire? Viene da piangere. Purtroppo viene da piangere, però a questo punto poi si va a toccare anche un po' il discorso salute. Perché alla fine, rinunciando, e noi non stiamo assolutamente dicendo che dovete boicottare, mi raccomando,
rinunciando a determinati tipi di prodotti ne guadagniamo anche in salute, perché ovviamente poi evitiamo di metterci in corpo tutta una serie di elementi che non sono assolutamente validi e buoni per quello salutari, mettiamola così. Allora, ok, no, va bene, ok. No, a ChatGPT gli ho chiesto di fare una tabella comparativa di prodotti simili statunitensi e europei. Sì, vabbè, se vuoi la faccio Excel e te la mando. Ma guarda, potrebbe essere qualcosa da legare nella descrizione del video, perché no? Sì? Va bene, appena me lo crea. Però per esempio snack dolce, come dicevamo prima, in Europa, in Italia c'è la Nutella, cioè la Olla Ferrero, che produce cioccolato, anche gli ovini, ma negli Stati Uniti c'è la Reese e la Hershey. Sì, che è una sorta, il riso è una sorta di Marshall. Volete uno snack salato? A parte c'è la San Carlo, che è italianissima, però esatto. Aspetta, voglio vedere se, perché il problema di tutti questi marchi è che a volte vengono comprati no, è sempre italiano, ok, no, vabbè, a volte vengono comprati da acquirenti, da aziende, da acquirenti stranieri, sì, ma infatti vabbè, diciamo delle cose, poi magari cambiano, no? Però la San Carlo, volete dei snack salati, vabbè, le patatine, c'è le patatine San Carlo, tanto per dirne una, e non andate sulle Pringles o i Doritos, anche se i Doritos non credo che vengano commercializzati in Italia, ma le Pringles sì. Le Pringles sì, di sicuro. Doritos non penso, non credo di averli mai visti effettivamente. Va bene, ma ci sono i taralli, volete una valida alternativa? Ci sono i taralli. E poi condimenti, no, a parte qui mi ha fatto un errore, mi ha messo l'olio extravergine d'oliva paragonandolo al ketchup, però il ketchup, secondo me, io ti do una dritta, ok? A voi che piace il ketchup, ok? Ma vicino qui come faceva Funari, non lo so, vabbè. Allora voi prendete, questo non lo dice a nessuno però, allora prendete la senape, ok? O la maionese, fate una cremina, non lo so, va bene, ma una puntina proprio per dargli un po' di consistenza. La senape la trovate tedesca, tanto per dirne uno. E prendete il concentrato di pomodoro. Non è la stessa cosa, ma ci si avvicina molto. Ma se vogliamo un'alternativa, eliminiamo il ketchup. Io il ketchup è un po', a casa, poi fuori non c'hanno il concentrato di pomodoro, però nelle patatine cosa vuoi? Prendo il concentrato di pomodoro. Questi sono gli intrugli, tra virgolette, che provo e funzionano a volte. Ma per dire gli insaccati, vabbè, senza scomodare l'Italia, abbiamo anche la Spagna, che è famosa per gli insaccati, per i prosciutti, insomma il camone iberico, mentre poi c'è il bacon americano, vabbè. Vediamo la pancetta. Quello basta prendere un po' di pancetta affumicata ed è già fatta migliore rispetto al bacon americano, ci vuole molto. Allora si crea, lo sto dicendo anche un'altra tabella. Vediamo che cosa ci consiglia. Sì. Tanto mi scarico l'Excel, scarica il file Excel. Perfetto. Così almeno qualcosa abbiamo. Ecco, Italia versus USA, infatti. E poi è vero, cosa facciamo? Facciamo Italia contro gli Stati Uniti. Capito? Quindi le alternative ci sono, cioè, senza dover fare la guerra, perché alla fine anche la parola boicottare, il verbo boicottare, pensiamo a quello che abbiamo in casa nostra e facciamo con quello.
né più né meno. Diciamo che la possiamo tranquillamente cavare senza di loro. Almeno dal punto di vista agroalimentare, ma questa dovrebbe essere una trasmissione che parla di vita sana, stile di vita sano, e quindi si parla di agroalimentare, giustamente. Nel senso, siamo da questo punto di vista siamo nettamente più indipendenti di loro, ma nettamente. Per esempio, qui ha messo dolci da forno. Noi abbiamo le pasticcerie in Italia, ma anche in Francia c'è i croissant, i cornetti, i dolci tedeschi. Ma di cosa si sta parlando, ragazzi? Capito? Abbiamo il panettone, è italiano. Panettone, pandoro, la colomba, solo per citare giusto quelli italiani più famosi, perché poi ci saranno tanti altri. Cioè. Guarda, la metto su un altro piano che non è molto salutistico, però ci può stare. Voi a cui piace intrattenervi quando uscite fuori, quando state a casa con gli amici, o avete magari d'inverno il caminetto e vi piace intrattenervi bevendo dello scotch, del whisky. C'è anche quello scozzese che è molto buono, anzi forse vale di più. Non c'è anche, quello scozzese, il whisky è scozzese, punto. Però viene prodotto anche negli Stati Uniti. Sì, come bourbon. Va bene, però viene venduto anche, come bourbon, però se tu pensi che è Giacomo Daniele, il vecchio Giacomo Daniele, così almeno non facciamo nomi di marchi, è americano. Sì, non comprate la roba commerciale, andate più sulla nicchia. Esatto, ne guadagnate anche in gusto, soprattutto, perché poi in qualità sicuramente. Andate di nicchia, fate anche vi sentite anche più fighi, nel senso, un whisky o un liquorino, cosa c'hai? Il Giacomo Daniele? No, io ho questo che viene fatto nelle Black Isle in Scozia. Magari non sapete niente voi, ma non sanno neanche niente i vostri ospiti, ma ve la giocate così alla grande. Esatto, e fate anche una figura spavalderia, andate con Spavaldi e dite ragazzi, qui roba di qualità, mica roba commerciale, mica roba un ciumicio, come si diceva una volta. Esatto, capito? Mica storia, mica pizza e fichi. Ecco, esatto. Per esempio, evitiamo la pizza all'ananas. Sì, ecco, magari non andiamo sulle cose troppo estreme, o il chicken parmesan che si sente da queste parti. Cos'è il chicken parmesan? Questa lo voglio sapere, non la so. Cos'è il chicken parmesan? Allora, noi abbiamo un qualcosa di molto buono, che è la melanzana di parmigiani. La parmigiana melanzana, esatto. Qui si sono inventati questa sottospecie di variante che poi di per sé non sarebbe nemmeno tanto male da mangiare, che è la chicken parmesan, che è fondamentalmente pollo con formaggio e pomodoro. Diciamo quello che da noi potrebbe essere quasi una sorta di scaloppina al pomodoro, una sorta di no, nemmeno salti in bocca alla romana, perché poi fondamentalmente salti in bocca alla romana, per esempio, il pomodoro non ce l'hanno, però c'hanno il formaggio sopra. Sì, una cosa gratinata, vabbè, una sorta di carne gratinata che presa di per sé non è nemmeno cattiva, ma non me la puoi chiamare parmigiana di pollo. Alla grande. Chicken parmesan, no, assolutamente. Va bene, caro Piero, siamo arrivati alla fine di questa chicken parmesan. E tutti dei chicken parmesan. Continueremo perché qui ci si è aperto veramente un mondo. Sì.
Guarda, vedi, abbiamo iniziato con i dazi e siamo finiti a parlare della chicken parmesan. Non so come. Ma sai, alla fine credo sia sempre un po' il non guardare troppo al negativo, ma cercare di comunque trovare di essere un lato positivo, di essere analitici, di cercare di trovare un lato positivo in tutto. Ma se la mangerà Donald la chicken parmesan? Ci sta che magari sia anche il suo piatto preferito, potrebbe anche essere, non si sa mai. Indagheremo. Bene, cari amici, siamo arrivati in fondo anche alla 13ª puntata di Smart and Healthy. Torniamo mercoledì prossimo, che è il 16 dovrebbe essere, subito prima di Pasqua. Non lo posso staccare, però sì, mercoledì 16, cari amici, quindi state connessi con Radio Centro Web. Non ho detto all'inizio, ma lo dico adesso: se andate sul sito vi partirà in automatico lo streaming, quindi ci potete ascoltare anche da lì senza andare, certo, poi se ci ascoltate su Spotify con la programmazione del sabato va bene uguale, noi siamo contenti lo stesso, o su YouTube, benissimo, recuperate come preferite, assolutamente. Però sappiate che da qualche giorno sono riuscito a risistemare, a ricalibrare non il segnale ma insomma i codici, e quindi parte in automatico lo streaming anche sul sito. Poi magari se lo volete stoppare dovrò spiegarvi come fare, ma vabbè, se no mettete il muto al computer, ragazzi, cioè vi posso stare a spiegare tutto io. Bene, caro Piero, io dice anche fatela qualcosa, vi posso fare tutto io. E detto questo, ci ritroviamo mercoledì prossimo con un'altra puntata di Smart and Healthy. L'arte di essere fit senza fare la fame. Ciao Piero, ti ringrazio. Alla prossima, ciao caro, ci vediamo mercoledì prossimo. Ciao a tutti.